preso dalla stanchezza dovuta all'intensa giornata, invece di prenotare una stanza d'albergo, ho poi realizzato, arrivando sul posto, che era un'intera villa. Villa Mimosa, per essere precisi. Ad ogni modo, sono rimasto sotto i 40 euro. Devo dire che come sistemazione per me è stata eccessiva, ma sarebbe ottima per un gruppo di 6-8 persone, dato che tra cortile e garage c'è ampio spazio per le moto e ci sono 8 posti letto. Pronto a partire. Oggi tocca all'isola di Gerba. Salendo, come è logico, si nota come l'area sia più urbanizzata ed il traffico aumenta. Già rimpiango il deserto, ma ancora mi girano in testa le parole sibilline di Mohammed. Un gesto di gentilezza a costo zero. Non manca molto al mare e a destra il sole riflette il bianco del sale, senza dubbio è un lago salato, completamente asciutto. La mia solita curiosità mi impone la deviazione, ovviamente con le dovute cautele. Sebbene asciutto e all'apparenza solido in superficie, appena sotto di 1 centimetro può esserci comunque ancora acqua, che rende il fondo fangoso ed è facile sprofondare. Non potevo farmi scappare l'occasione di spararmi una posa con questo sfondo. E come dice il proverbio, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. E per avvicinarmi al bianco del sale, oltre alle zampine, ci ho messo anche le ruote. Fortunatamente, con un po' di fatica e scaricando completamente la moto, sono riuscito a venirne fuori senza dover chiamare aiuto. Se a qualcuno venisse la mia stessa malsana idea e si trovasse nella medesima situazione, consiglio di fermare immediatamente la moto appena sente l'anteriore infossarsi. Pensare di uscire avanzando sarebbe peggio. Da dove siete passati, spingete indietro la moto, possibilmente sullo stesso solco, così da rendere l'operazione meno faticosa, fino a trovare terreno più solido. Oltre che per via aerea, si può arrivare a Gerba via terra, lungo un tratto di strada costruita in mezzo alla laguna, a sud-est dell'isola, oppure ancora con un traghetto che parte dalla località di Al-Yurf e arriva al porto di Ajim, a sud-ovest dell'isola. Il traghetto, per pedoni e mezzi a 2 ruote, è gratuito. L'isola di Gerba, già conosciuta col nome di Menings, fu sotto il dominio romano già dal III secolo d.C. Venne poi contesa nel Medioevo tra arabi e il Regno di Sicilia, per essere poi definitivamente persa a metà del XVI secolo. Oggi è ambita meta turistica, ben servita dal suo aeroporto Gerba Zarzis.
Appena si mettono le ruote sull'isola si ha l'impressione di aver passato una frontiera, e non solo per i controlli di polizia che credo vengano fatti più a tutela dei turisti che per altro, ma proprio per l'ambiente stesso, dove anche l'influenza spagnola, quella ebraica e un po' l'isolamento del resto della nazione, prima che venisse costruita la strada, hanno plasmato gli abitanti, le loro case e le loro abitudini. Con un po' di fortuna, prenotando l'arrivo sull'isola, ho trovato una stanza nell'hotel a 4 stelle Gerba Castille a 25 euro. Non avendo particolari esigenze, prenotando all'ultimo, spesso mi ha fatto trovare offerte molto interessanti. Ragazzi, sto decidendo se tornare o meno. Non lo so. Ci devo pensare un po'. Ma Gerba non è solo mare e spiagge bianchissime. I piccoli villaggi sparsi per tutta l'isola offrono vivaci mercati tradizionali, e nel villaggio di Eriad, meglio conosciuta come Arasghira, che significa letteralmente piccolo quartiere, potrete ammirare Gerba Oud, un'esposizione di circa 300 opere di street art realizzate da artisti e writer provenienti da 31 paesi nel mondo, tra cui non poteva mancare l'Italia. Per chi volesse approfondire, lascio il link della pagina dedicata nella descrizione. Nothing is untrue, nothing don't matter. It's all notions of our emotions, of everything we are. Il progetto è nato nel 2014 dall'idea di Mehdi Ben Sheikh, un gallerista franco-tunisino. Doveva essere una performance estemporanea, ma il tempo e gli eventi atmosferici hanno intaccato le opere, e nel 2022 è stato deciso di rinnovare l'appuntamento. Chiaramente, trascorso un anno, i murales hanno perso un po' di tono. La speranza è che l'evento diventi un appuntamento fisso. Il sole, i colori, la quiete dei vicoli e nelle piccole strade infondono grande serenità. Sembra quasi di stare all'interno di una silenziosa galleria d'arte. Of us like Icarus, we fly.
sun may tear the wings of us like Icarus, we fly. Caught in burning fire, and the sun may tear the wings of us like Icarus, we fly. We're caught in burning fire, almost falling from the sky, and the sun may tear the wings of us like Icarus, we fly. Fly with courage and bravado, fly with passion in our hearts. Prima di andarvene vi consiglio di prendere un caffè al bar all'angolo di Piazza dell'Indipendenza, Café de la Paix, dove la gentilissima proprietaria francese vi racconterà la storia di Gerba Oud e magari potrete incontrare qualche personaggio simpaticamente bizzarro.